ThePiratBay Rome, svedesi, che è stata la prima organizzazione nata per occuparsi di queste cose. Loro vi spiegheranno per un attimo come è nata, e subito dietro la loro iniziativa sono poi nate altre due cose molto famose, che sono la Pirate Party, pirata svedese, tra quale poi anche in Italia sono nate delle realtà come la nostra, per la pirata italiana, ed è nata un'altra realtà più operativa che si chiama ThePiratBay, l'area dei pirati, che è un sito web molto famoso che permette agli utenti di scaricare musica e altre cose usando BitTorrent. Abbiamo voluto avere due rappresentanti di ThePiratBay Rome in Italia per portare in Italia una voce di un'esperienza politica e anche tecnologica estremamente interessante, e anche per dimostrare loro tutto il nostro appoggio, perché come potete facilmente immaginare ormai siamo molti a occuparci di queste cose e a lottare per ottenere gli stessi risultati che stanno cercando di ottenere loro, che poi saranno loro stessi spiegati, ma potete facilmente immaginarlo, si parla di riforma o addirittura abolizione del resto sul diritto d'autore, soprattutto di protezione di internet intesa come un bene comune, quindi difesa di quelli che sono gli appetiti dell'industria e cose di questo tipo. Io non vi intrattengo oltre perché credo che la presentazione sia più che sufficiente, dirò soltanto che Edoardo, che è il nostro amico e lavora con Roberto Musacchio, Bruxelles ci farà gentilmente da interprete e loro parleranno in inglese, chiaramente. Potete chiedere a lui oppure a me, eventualmente se avete delle domande da fare, vedremo di inoltrarle ai nostri amici svedesi. Prego. Okay. Thank you, Alessandro. Though I have no idea what to say. Hello, Italy. No, I won't use the microphone. It's enough, you think? Yeah. Volume is enough? Yes. I am Dr. Rignell of Sweden, a Swedish pirate, and this is New, also a Swedish pirate, and right now we're ambassadors of piracy among with thousands of other people around the world. Stop a moment, Sorry. Allora, what's your name again? Dr. Rignell. Lui è il dottor Rignell e New? New. His name is New. Nick. Ok. Quindi dottor Rignell e New che sono rappresentanti del movimento dell'ambasciata dei pirati. Embassy of Piracy. Among with thousands of others around the world. .org. In mezzo a altre migliaia di persone. I think we are here right now because internet is kind of under attack from both private organizations and states in many different ways, in trials and in new laws. Allora siamo qua oggi a parlare di internet che è attaccato da diverse parti, da due parti, sia dal settore privato che dallo Stato, dal settore pubblico che propone delle legislazioni sempre più stringenti. For instance, parts of the European Parliament wants to make the structure of internet different, so it won't be the internet as we know it, and big companies don't want us to share culture with each other. Come per esempio una parte del Parlamento europeo vuole cancellare quello che noi conosciamo come internet, una fonte aperta per tutti, e what did you say again? Sorry. What the last part you say? Well, the European Parliament might want to restructure internet, and large companies want to share culture. Le multinazionali vogliono logicamente influire sulle scelte della legislazione su internet. So we are very happy and thankful for the support from Alessandro, and happy to be here. But what's more important, internet doesn't need support really. Internet has a really good momentum right now. What internet needs is connections, end nodes, not followers or. Allora, ringrazio ancora Alessandro per aver dato l'opportunità di essere qua, ma noi non dobbiamo sostenere internet che è già ben diffuso, dobbiamo sostenere le interconnessioni fra di noi. And today we are also live on Bambusa with video out to internet. And New is connected to our IRC chat room, Embassy of Piracy.
So you can post both claims and questions from internet to here. Traduco io perché è un po' tecnico. Sì, questo... Adesso siamo diciamo, in diffusione in diretta video su internet su un sito che si chiama Bamboo, abbastanza famoso, abbastanza conosciuto, e quindi sono in molti, vi faccio vedere il saluto, i nostri amici di Bamboo, ciao. Mentre invece GNU sta accettando delle domande, degli interventi usando un canale IRC. IRC è uno dei vari sistemi di chatting che ci sono su internet, uno dei più antichi e uno dei più diffusi. Also, of course, we can identify many threats towards the internet, which I know of only a few, and I'm sure Alessandro can complete with me on that, but there are lots of new laws like ACTA, Adobe, telecoms packets, longer copyright laws. Ok, e poi insomma internet è minacciato, ribadisce un po' quello che hai detto prima, è minacciato da una serie di possibili legislazioni come il telecom package, che è tutto un insieme, ci siamo occupati con Roberto, che è un insieme di regolamenti che vanno a influire sull'accesso a internet, sul controllo di internet da parte dello Stato, dell'autorità e quindi una serie di legislazioni che stanno cercando di regolamentare internet a livello europeo. And maybe the most horrifying threat is the threat towards the structure of internet, where every sender has the same value on internet, and this structure is threatened. And I think this is also where we can reorganize for the future. Ma forse la minaccia maggiore è il fatto che tu mi spieghi contestualmente. La parte centrale del Telecoms Package è un intervento di legge che prevede che non sia più possibile avere la stessa attenzione per tutti i tipi di traffico che passano su internet. In questo momento se voi usate internet per spedire la posta elettronica oppure per scambiarvi un file musicale con un vostro amico usando per esempio il Mule, i server che vengono attraversati dal vostro traffico trattano il vostro traffico comunque nello stesso modo. Questa si chiama indipendenza dai pacchetti oppure neutralità della rete, la famosa net neutrality. Il Telecom Package ha come punto centrale di eliminare questa cosa, cioè di imporre o di permettere ai provider di trattare vari tipi di traffico diversi in modo diverso, in modo tale da favorire per esempio l'accesso ai servizi che i provider stessi forniscono, quindi permettere loro di sfruttare meglio le loro risorse commerciali e di bloccare i tipi di traffico che a loro danno fastidio per un motivo o per l'altro. In particolar modo i tipi di traffico legati allo scambio di file coperti da diritto d'autore, come quelli appunto che si scambiano attraverso il Mule. Questa è la principale minaccia che c'è in questo momento ad internet. I have a suggestion, Alessandro. Maybe we should continue talking to each other. Okay. What do you say? It seems It's fine for me. like a good solution. Okay. And also, I think I wrote way too much. I will keep it shorter. I don't think the viewers on internet knows who you are. Well, you presented yourself in Italian, I guess. Ok. Johan suggeriva di partire subito con qualcosa di più interattivo, invece di presentarvi la situazione in maniera formale, come quella che sarebbe una lezione frontale all'università, di cominciare subito parlando direttamente con le persone presenti, con me o con gli altri, rispondendo delle domande. A questo punto diventa necessario che ci presentiamo un attimo. Probabilmente voi non sapete che io sono il segretario del Partito Pirata Italiano, nonostante il nome estremamente battagliero è una normalissima associazione, una ONLUS, che ricalca sostanzialmente la loro struttura, la struttura del Partito Pirata svedese, che si occupa delle stesse cose. Al centro della nostra attenzione c'è una riforma della legge sul diritto d'autore, anche se in questo momento ci troviamo molto più coinvolti in una battaglia a difesa della neutralità della rete, proprio a causa del Telecom Package. Direi che a questo punto, se volete fare delle domande, la cosa migliore è che cominciate voi stessi a chiedere le cose che vi interessano maggiormente. Noi provvederemo I'm asking them to make some questions. Yes, we would love questions. Is there any questions from IRC so far? No.
No. Sometimes internet is very silent and sometimes it's screaming out loud. First, Alessandro asked me to make some distinctions because there's always some confusion. I mainly work with the Bureau for Piracy, and we are kind of a think tank. We mainly speak and write. We started the Pirate Bay a few years back, but after a short while we realized it would be better to have separate entities. So the Pirate Bay and the Bureau for Piracy are separate entities, but very, very close friends. Allora, per fare un po' di chiarezza, lui dice che il partito dei pirati è una cosa diversa da quello di cosa lui fa veramente parte, che è il bureau, che è una sorta di think tank, una cosa di pensiero, una scuola, diciamo, un laboratorio dove si elaborano più proposte teoriche rispetto che l'emanazione politica poi di questa cosa che è il partito in sé per sé. And then we have in Sweden, of course, the Pirate Party, just as here in Italy. We are not connected to the Pirate Party, it's a separate organization with a whole different type of organizational structure and so on. Of course we talk to them, but it's different organizations. Ribadisce la distinzione che dicevo prima. Loro sono, diciamo, i papati di ThePiratBay Rome, appunto sono separati da Pirate Party. Sorry, I didn't understand. There are three entities: Pirate Bureau, Pirate Base, and Pirate Party. Yes, and more, of course. There are lots of other pirate organizations. The one you're just saying right now. Yes. Three of them. Three of them. One party, one tracker, and one bureau. So we are the bureaucrats. No. Of course, the party is. And I'd like to continue with a short, I have to shorten it down, a small history of how the Pirate Bureau and the Pirate Bay came into being. Actually, the Bureau for Piracy, it was born in an environment of kind of leftist activism. Allora, vuole fare un po' di storia di come sono nati i movimenti e inizia a parlare del bureau, questo ufficio del quale lui fa parte, che è nato qualche anno fa, In 2003. Nel 2003 e da ambienti di sinistra. We had a web radio station and a chat room called Radio Disco Obbedienti, and I guess you know where that comes from. Hanno una web radio, una stazione radio web e poi Si chiama Radio Disco PD, invece di Disobbedienti. okay. Yeah, we were of course influenced by the Italian movement Disobbedienti. Not that we knew all about it, but it's a good word. C'erano influenze, insomma, sapevano un attimino dei disobbedienti, hanno preso ispirazione anche dai disobbedienti italiani. We out of this environment, a lot of projects were born. Da questo contesto molti progetti sono nati. One of them being bict.se, which would translate to confessione.it or something. It was a digital confession booth where you could anonymously confess your sins and then it would be posted to the web page. Uno era questo sorta di sito per what's the name of Confession? No, but what's the name of it? Bict Confession, dove tu potevi confessarti online e veniva come un post disponibile, un post in un blog dove scriversi. Sì, scusate, vi dico una cosa perché ci chiedevano se ci dite l'URL a cui si può raggiungere lo stream, così su bambini. Oh, but nowadays it's not online anymore. Sadly. Okay, also we need the URL for the video streaming. Can you read it out loud to me? Whoa, let's see here. It's bambooser.com/v /what? v
17777. It's 4 sevens. Oh. How do you say slash in Swedish? Slash, I guess. 777 0. 0. Ok. And all of this can be found on. Ah, a proposito, loro hanno un sito web apposta per queste cose che si chiama The Embassy of Piracy, lo trovate cercando Embassy of Piracy con Google, in cui sono presenti alcuni documenti loro e anche un progetto molto carino che poi vi faranno vedere per creare delle ambasciate della pirateria in giro per il mondo. Well, one of the projects we initiated in this environment was the Bureau for Piracy, because we identified how on the internet a lot us, our mothers, and a lot of other Swedes were getting music and movies for free. That's where we started, and we saw that no one talked about this, and we'd like to start talking about it. So we started by posting guides mainly. Allora, il primo progetto uno dei primi progetti che hanno voluto fare nell'ambito del lavoro di questo bureau è proprio un progetto sulla pirateria, perché si sono accorti che molti svedesi scaricavano musica e film, però quindi era un fenomeno che stava diventando più di massa e le prime tappe di questo progetto era scrivere delle guide per come comportarsi come utilizzare. There was already another bureau present, the Bureau for Anti-Piracy, and they had been operating for a few years. And so, of course, our name is a pun on their name. We are the positive part of them, kind of, and not at all. L'idea di fare un Piracy Bureau, cioè un ufficio per la pirateria, è derivato dal fatto che in Svezia esisteva già da alcuni anni l'ufficio della antipirateria, che ovviamente è un organismo statale, un organismo aziendale statale che lotta contro la contraffazione della pirateria in Svezia, esattamente come fanno alcuni enti simili in Italia. Però ho voluto proporsi come l'atto positivo di questa cosa, invece di essere l'ufficio dell'antipirateria, non solo l'ufficio della pirateria, il Piracy Bureau. And we of course we looked into what kind of different technologies for sharing culture there was, and we found BitTorrent. Allora, hanno iniziato a studiare quello che sono le varie modalità per hanno la videocamera incorporata e stanno andando in streaming con la finestrina. Loro prima giravano con coperchi aperti, sono arrivati a lento, mi sono vista And we dentro, stavo identified andando a in problem internet. that we couldn't find Grazie. Swedish music or Swedish TV or Swedish movies. Loro si sono accorti e hanno trovato il problema che non potevano trovare musica né film svedesi nel Big Torrent. So we started the Pirate Bay with the goal of becoming a Swedish tracker for Swedish material. Quindi inizialmente il Pirate Bay era nato come diciamo modo di scambio di materiale svedese fondamentalmente. And this was in 2004. Questo era nel 2004, se si ricorda bene. And by this point in the by this point the Bureau for Piracy was no longer a leftist project at all. Anakata came into the picture, and he's a dead hardcore libertarian. Allora, quindi Anakata. Diciamo il Pirate Bay perdeva un attimino le sue radici più di sinistra, diventava sempre più una cosa libertaria quando Anakata ha iniziato a far parte di questo progetto. And we also, by this point, we had members from several of the political youth organizations, among them the Conservative. Loro fra i vari membri della loro organizzazione hanno rappresentato molte organizzazioni giovanili, fra i quali anche le organizzazioni più conservatrici. The Pirate Bay, for some reason it grew. Swedes were a bit interested in it, but also it attracted a lot of international attention. So it started in a shoebox in Stockholm,
that was moved to a 256 kilobit connection in Mexico, still in a shoebox. Quindi il Pirate Bay è un progetto che ha iniziato a crescere, sebbene fosse Forse prima di intervenire. sì, perché Inizialmente il ThePiratBay, il tracker, che poi è stato oggetto di un processo l'anno scorso, era nato in Svezia con quello che loro chiamano shoebox, cioè un computer diciamo riciclato, attaccato all'internet con una connessione semplicemente K secondo, cioè veramente minimalistica. Poi è stato spostato sempre da quella che chiamano una shoebox, cioè un computer così, in Messico, sempre su una connessione molto, molto limitata. Ovviamente con il corso degli anni è cresciuto molto, è vero che adesso i siti di frequenza al mondo ha un traffico estremamente elevato. Of course, it kept growing for some reason, perhaps because of the snotty answers that rights holders got from the admins of the site when they got takedown notices for copyright material. They were being ridiculed, and I think this is one of the main reasons the Pirate Bay got attention rather than Supernova or some other big site. sì. Credo sapere che ovviamente il Pirate Bay non è